Honda CR250 del 1995, un oggetto strepitoso, bellissima, piace agli appassionati del tassello e non solo. È una moto dotata di grandissimo fascino e la sua storia parte da lontano. La mitica CR250 nasce nel 1973, è una moto dal grande fascino, inutile dirlo, che arriva da una storia un po' particolare perché Honda inizialmente aveva intenzione di produrre le proprie moto da fuoristrada con motori 4 tempi ma marcia indietro. Pare che soprattutto per gli scarsi risultati ottenuti nei campionati nazionali contro Suzuki decide di passare a 2 tempi e produce la Elsinore. Lo fa in grande stile perché questa moto viene celebrata anche dal mito del cinema Steve McQueen, a cui viene affidata la realizzazione di uno spot molto bello. Elsinore è una moto che prende il nome dal lago Elsinore che si trova in California ed è il teatro di una gara che ha cadenza annuale, veramente una gara di fuoristrada che raccoglie moltissimo pubblico e grande attenzione. In questa competizione, tra l'altro, è talmente ricca di fascino che considerate che viene realizzato anche un film che si chiama, un famoso film che si chiama On Any Sunday, nel 1971, è di Bruce Brown e appunto ci sono scene che sono tratte dal Gran Premio, davvero molto belle, quindi se vi va andatelo a vedere. Gli anni scorrono veloci, la CR250 si evolve, la prima svolta epocale è del 1981 dove questo modello conquista il raffreddamento ad acqua del motore e l'ammortizzatore posteriore è un monoammortizzatore, prima erano tutti doppi ammortizzatori con il leveraggio progressivo tanto famoso, il ProLink di casa Honda. Bisogna aspettare invece fino al 1984 per vedere il freno a disco sulla ruota anteriore e il 1987 per vederlo anche sulla ruota posteriore e poi altri 10 anni per un'ennesima svolta epocale, ovvero la CR250 rinuncia al telaio tubolare in acciaio per affidarsi a un doppio trave in lega d'alluminio. Dopo altri 10 anni, siamo nel 2007, anche lì altra svolta molto significativa, Honda rinuncia al motore 2 tempi per passare alla produzione di motori esclusivamente a 4 tempi. Insomma, l'ultima versione con il telaio tubolare è questa qua, fantastica, una splendida regina. Lei ha un equilibrio nei volumi, nelle forme, una compattezza, è una moto sicuramente che ha fatto scuola nel design delle moto da cross ed è anche valorizzata dalle grafiche che sono le grafiche replica del campione americano Jeremy McGrath. McGrath è il re, il campionissimo del Supercross americano, colui che l'ha vinto per ben 7 volte, un campione vero, un campione che ha avuto anche il merito di aver introdotto, aver scoperto ed inventato lo scrub per saltare più basso e lungo ed aver introdotto nel mondo del motocross la figura del knack tanto da aver gettato le basi del freestyle nel mondo delle moto. Ecco, allora prima di accenderla, perché vorrei accenderla, vediamo com'è fatta questa CR250 del 1995. Partiamo dalla ciclistica, il telaio l'abbiamo detto, un tubolare in acciaio, bello robusto ma non particolarmente pesante, la moto infatti arriva sulla bilancia a 101-102 kg, assolutamente in linea con le moto più performanti dell'epoca. Per quanto riguarda invece la ciclistica, le sospensioni sono anteriore, c'è una bella forcella Showa con steli da 45 mm e freni idraulici regolabili, posteriormente un monoammortizzatore con il leveraggio progressivo ProLink, anch'esso completamente regolabile anche nel precarico della molla. Il motore è un monocilindrico raffreddato a liquido con ammissione diretta nel cilindro e valvola allo scarico comandata grazie a un meccanismo meccanico centrifugo. All'esage corsa sono 66,4 x 72 mm, la frizione è a dischi multipli in bagno d'olio e il cambio a 5 rapporti. Il carburatore invece è un Kane da 38 mm. La potenza non è dichiarata, ma siamo circa nell'intorno dei 50 cavalli e considerando anche il peso piuma della moto vi assicuro che non è affatto male.
Per completezza il reparto freni, anteriormente un bel disco in acciaio da 240 mm e pinza Nissin flottante con 2 pistoncini paralleli, dietro un disco singolo da 221 mm e pinza flottante con singolo pistoncino. Ok, ve l'avevo promesso, è un delitto non sentirla cantare, quindi adesso la accendiamo. Vai. Ragazzi, il video è finito, spero vi sia piaciuto, nel caso mettete un bel like, iscrivetevi al canale e fatelo girare. Ciao!